Siamo Paola e Max, appassionati di viaggi, fotografia, trekking e fauna selvatica. Attraverso i nostri video raccontiamo le meraviglie di questo splendido pianeta. Benvenuti nel nostro mondo di avventure. Siamo arrivati a Saint-Marie-de-la-Mer e ora stiamo aspettando Isabelle, che è la signora che ci deve aprire e dare le chiavi della casa, che credo sia questa qua dietro alle mie spalle. Aspettiamo perché ha detto che arriverà tra qualche minuto. Siamo arrivati a Pont de Go, sono le 3:30. Qui c'è il parco ornitologico. È il parco ornitologico, diciamo, più famoso della Camargue, perché ce ne sono altri piccoli, più piccoli, diciamo, visitabili. E abbiamo visto che ci sono un sacco di macchine nel parcheggio, non ce lo saremmo mai aspettato, visto che comunque siamo in fuori città stagione. Non c'è nessuno. Sì. Addirittura la signora ci ha detto che tutti i panifici sono chiusi, quindi cioè proprio veramente siamo fuori da tutte le stagioni turistiche e nonostante tutto qua ci sono parecchie macchine parcheggiate. Vedremo quanta gente troveremo dentro. Siamo entrati nella riserva e qua davanti abbiamo già un bel gruppo numeroso, si sente anche il rumore di fenicotteri. Eccoli qua. È una piccola oasi di pace e tranquillità in mezzo veramente a una natura incredibile. Il posto è magnifico perché ci sono una quantità di uccelli pazzesca e qua di fronte a noi ce ne sono tantissimi. Devo dire che non mi ricordavo che ci fossero una quantità così alta di fenicotteri, perché ce ne sono veramente a migliaia qua. È bellissimo, purtroppo non ho fatto riprese con la GoPro perché ero intenta a farle con la macchina fotografica, ma veramente situazioni bellissime, perché a un certo punto, quando è calato il sole, quasi tutti i fenicotteri si sono alzati in volo e sono volati via, quindi c'era tutto il cielo coperto di fenicotteri che volavano via. Bellissimo, fantastico. Siamo a Saint-Marie-de-la-Mer e abbiamo già mangiato, perché in realtà volevamo andare a prenderci una bella crêpe
anzi una bella galette, perché quelle salate si chiamano galette, però abbiamo scoperto che l'unica creperie che faceva anche le galette, quindi quelle salate, si è convertita ad è hamburgeria. diventata un'hamburgeria, quindi niente. Allora abbiamo mangiato a casa e ora facciamo 2 passi sperando di trovare qualcuno che ci faccia una crepe dolce. Sì, c'è più deserto qui che in Sudafrica. Sì, infatti, non c'è nessuno. Non c'è nessuno in giro per le strade, è tutto chiuso. Deserto, silenzio e deserto. Niente, la desolazione, tutto chiuso. Abbiamo trovato solo un ristorante aperto e un bar, ma il bar non c'era nessuno dentro e non facevano le crepe. E il ristorante faceva roba di pesce, mi sembra, crostacei. Comunque avevo già il gusto della crepe in bocca. E domani ci toccherà andare a cercare una creperie. Ne prendo 4. E quindi torniamo a casa a bocca asciutta. Questa mattina me la sono presa molto comoda, ho dormito fino alle 9:30, cioè roba da pazzi, neanche a casa. Comunque ho dormito bene, in questa casetta siamo stati benissimo, c'era silenzio, mi dirai, non c'era nessuno in giro, e a parte il regalo della zanzara di ieri sera che mi ha fatto l'occhio nero praticamente, siamo pronti per andare a fare il primo giro. Abbiamo pensato di andare a vedere la diga che c'è qua a Saint-Marie-de-la-Mer, dove dovrebbero esserci parecchi fenicotteri e altra avifauna. Abbiamo parcheggiato l'auto dall'ingresso, diciamo, della zona della diga e adesso stiamo facendo 2 passi in mezzo alla laguna e siamo già massacrati dalle zanzare. Ce ne sono una quantità industriale e ora vi faccio vedere Massimo com'è conciato. Girati. Allora. Sì, non per il freddo, perché mi copro dalle zanzare che mangia massacrato. Scusa, questa è la situazione solo del cappuccio, ma poi guarda ovunque. Ovunque, poi se ti fermi sei fregato. E siamo rovinati. Siamo tornati a Pont du Gros, dove eravamo ieri sera, e abbiamo deciso che, dato che oggi siamo un pochino in anticipo, facciamo un altro circuito, perché all'interno di questa riserva ci sono 2 circuiti dall'ingresso, che sono quelli principali. Dall'ingresso lato destro è il circuito che abbiamo fatto ieri, oggi facciamo il lato sinistro, che è un circuito di circa 4,3 km, mentre l'altro sono 2,6 km, è più breve. Vediamo come sarà questo dal lato sinistro. Stiamo passeggiando per questa parte del parco che è molto meno frequentata che la parte, diciamo, di fronte all'ingresso. È molto bella e ci sono è tutta una zona palustre, è molto bello anche questo lato. Ora dovremo arrivare a una serie di capanne di avvistamento. Ci siamo separati, Massimo sta tornando, diciamo, nella zona principale, mentre invece io ho preso la deviazione che va nel cuore della laguna del percorso più lungo. Praticamente c'è un capanno proprio al centro della laguna, il capanno numero 16, e voglio andare a vedere cosa si vede da lì. Ora io non mi so spiegare quale sia il motivo, ma la maggior parte dell'avifauna si concentra nella zona proprio di fronte all'ingresso del parco. Cioè incredibile, abbiamo fatto un giro lunghissimo, sì, insomma abbiamo visto qualcosa, ma poche cose molto distanti, invece dal lato, diciamo, destro, rispetto a quando si entra nel parco, c'è una quantità di avifauna pazzesca.
Siamo in attesa che voli l'ultimo gruppo che vediamo qua al centro del laghetto, dello stagno, che è proprio esattamente laggiù. Solo che ormai non c'è quasi più luce, ma siamo fiduciosi, speriamo che partano tra poco. Intanto ne sta arrivando uno, eccolo qua. Buongiorno, siamo pronti a uscire, oggi destinazione Saline di Girò. Volevo anche farvi vedere la nostra casetta che è molto carina. Questo qua è la nostra stanza, qua abbiamo un vano soggiorno con la cucina ben attrezzata e questa è la nostra vista dal balcone. San Maria della Mera a novembre è uno spettacolo perché c'è silenzio, tranquillo. Laggiù in fondo non so se si vede, ma c'è il mare, quindi abbiamo la casetta vista mare. E ora andiamo a vedere le saline. Ora la signora che ci ha, diciamo, dato le chiavi dell'appartamento mi ha detto che il venerdì mattina avrei trovato il panificio al mercato, perché c'è un mercato il venerdì mattina. Ora guardiamo se trovo veramente un panettiere in modo da prendere la baguette fresca, altrimenti torneremo al supermercato e la prenderemo qui. Ora per il momento io vedo della frutta, verdura, vino, formaggi, però non vedo pane. Vediamo un po'. Hanno le olive qua. Allora, qua pane non ne vedo. Proverò a cercare in un altro punto a vedere se trovo del pane. Ovviamente ho chiesto e mi hanno detto che il panettiere è malato. Ecco lì, e infatti mi hanno dato indicazioni di un altro panificio che c'è qua in una viuzza. Vediamo, speriamo che sia aperto perché l'insegna c'è. Qua hanno formaggi. Ho paura che provo a chiedere qua. E niente, sono tutti in vacanza, mi ha detto il formaggiaio, quindi torneremo al supermercato come ieri. Allora, entriamo al supermercato come abbiamo fatto ieri. Ieri qua c'erano le baguette, ma oggi non ci sono, quindi secondo me le trovo solo all'ingresso. Quindi, visto che ormai il supermercato lo conosco bene perché sono già venuta ieri, direi che mi dirigo direttamente alle casse dove c'erano tutte le cose fresche del panificio. E infatti vediamo di arrivare, ancora una corsia, ecco qua. E infatti laggiù in fondo ci sono le baguette, eccole là, proprio laggiù che si vedono. Continua su D37 per 17 km. Siamo arrivati a Salins de Girò, che praticamente è un paese che prende il nome proprio dalle saline. Purtroppo però non si possono vedere le saline perché da novembre ad aprile le saline sono chiuse al pubblico, e quindi adesso abbiamo incontrato la gendarmerie che ci ha suggerito di andare in una spiaggia dove ci sono delle dune dalle quali forse si può vedere qualcosa. Siamo arrivati in fondo alla strada, il posto è molto bello e tranquillo, siamo circondati dalla spiaggia. Belle queste spiagge. È bellissima. Cioè, molto bella. Molto bella.
tutto un litorale lunghissimo, Ci sono un sabbioso, sacco di il fenicotteri. mare che è una tavola. Abbiamo visto uno stormo di corvi enorme che ci è passato sopra la testa. Si fermano sugli alberi, ma sono tantissimi, e quindi ora sto cercando di avvicinarmi per farli volare tutti insieme, che sono in cima a un paio di alberi, ma sono a centinaia. Vediamo se ci riesco. Siamo pronti ad entrare a Pont de Go per il terzo giorno. Siamo al nostro quarto giorno a Pont de Go e stamattina oggi abbiamo voluto venire di mattina, perché di solito veniamo solo il pomeriggio. Questo perché la mattina il parco apre alle 10, quindi diciamo che ci perdiamo le ore migliori come luce, però oggi abbiamo deciso di provare a vedere com'è la situazione anche la mattina. Quindi siamo entrati e tra l'altro in biglietteria ci hanno riconosciuti, quindi hanno visto che sono 4 giorni di fila che entriamo, sono stati molto gentili e non ci hanno fatto neanche pagare l'ingresso. Quindi niente, noi adesso iniziamo il nostro giro della mattina per vedere se ci sono situazioni diverse rispetto al pomeriggio. Nel frattempo possiamo anche dire che stamattina ci sono 6 gradi, quindi sì, c'è il sole, ma c'è decisamente più fresco. E devo dire che c'è anche più gente al parco, perché non ho mai visto tutta questa gente nemmeno nell'orario di punta. Però oggi è sabato, quindi ci sta. Sono in attesa da circa mezz'ora che un airone cenerino cacci qualcosa, perché è fermo nell'acqua da un sacco di tempo. Ora io sono qua ferma, spero che gli passi qualcosa a fianco, ma per il momento è immobile come una statua. L'airone è lì. Questa è la nostra quarta o quinta volta più o meno che veniamo qua in Camargue. Le ultime volte siamo venuti solo ed esclusivamente per fotografare, e direi che è sempre una garanzia, anche perché la Camargue è una grandissima
palude, è un bacino acquitrinoso molto grande che ospita una grandissima varietà di uccelli. Una parte sono stanziali e un'altra parte invece sono uccelli migratori che trovano in quest'ambiente tutto quello che è necessario per poter fare uno stop di ristoro e di riposo. Noi siamo venuti adesso alla fine di novembre perché sapevamo che era la stagione in cui i fenicotteri iniziano a fare le danze di corteggiamento. Durante tutto l'anno è possibile avere ottime occasioni fotografiche. Difatti noi tutte le volte torniamo a casa molto soddisfatti. In questo periodo sono belli anche i tramonti perché sono particolarmente rossi, accesi e quindi dal punto di vista fotografico danno ottimi risultati. Il periodo del corteggiamento dura più o meno da dicembre a marzo e dopodiché ad aprile iniziano a deporre le uova e dopo 6-8 settimane queste uova si schiudono. Perciò sarebbe anche molto interessante venire in quel periodo per vedere i piccoli che nascono. Comunque la maggior parte della gente viene qui per vedere i fenicotteri, ma non ci sono solo i fenicotteri, ci sono tantissimi altri tipi di uccelli molto interessanti, come per esempio quest'airone cenerino che ho alle spalle. I nostri pasti di mezzogiorno sono Un pezzo di baguette e stop. E un pochettino di dolcetto. In via eccezionale oggi abbiamo la baguette che addirittura non è di oggi ma è di ieri. E in più abbiamo un dolcetto industriale sintetico, una botta di vita. Ci siamo fermati lungo la strada perché ci sono parecchi punti in cui ci sono gli allevamenti di tori. Qua per esempio ce ne sono parecchi davanti a me. E prima invece mi sono fermata in un altro punto dove c'era un gruppo che erano tutti vitelli tranne uno che era un toro e io mi sono avvicinata un pochino dalla strada per fare un video e lui mi guardava con tono minaccioso. Ora invece abbiamo trovato alcuni cavalli. Ce n'è uno molto curioso che è venuto a trovarci ed è proprio qua vicino a noi. Ciao. Ciao. Com'è? Tutto bene? Non mi fai come l'auto della Camargo che mi aveva morso tanti anni fa. Si gratta sul metallo, patisco. Tu pensa che pelle che hanno? Come fai a grattarti lì? Ultima sera con The Go e ultimo tramonto, niente male. Stasera ci sono anche le nuvole, gli altri giorni invece era tutto limpido, quindi Un po' più piatto. esatto, aspettiamo che volino via gli ultimi fenicotteri e poi ce ne andremo.
dopo 4 giorni usciamo. Abbiamo fatto 4 giorni in Camargue e venire Giorni belli pieni. belli pieni. Venire qui è sempre una garanzia. Sì, sono belli paesaggi, si vede tanta avifauna e i fenicotteri ovviamente la fanno da padrone, che sono quelli che sentite di sottofondo. E niente, credo che abbiamo ottenuto oltre a una bella esperienza come sempre, ottime foto, ottimi video, no? Sì. Poi se si viene nella riserva ornitologica di Pont-de-Go, gli animali sono molto vicini, molto, non dico confidenti, ma sono abituati alla presenza umana, perciò... Guarda lì in fila. Sì, sono qua dietro di noi ora. Ve li faccio vedere. A livello di attrezzatura, vabbè, i soliti teleobiettivi ovviamente. 400 è più che sufficiente, spesso mi trovavo anche lungo. Ho provato anche a mettere il moltiplicatore 1.4, ma ho provato una mezza giornata giusto per fare qualche dettaglio, ma niente. Poi il grandangolo ci sta perché sono belli paesaggi, si gioca tanto con i riflessi verso l'ora del tramonto, si gioca con la luce appunto calda del tramonto e poi sono belle anche le riprese un po' in primo piano, appunto perché spesso volano vicino, no? Sì. E niente, gli animali che sono più importanti qua sono le zanzare. più importanti sono più numerosi. Sicuramente sono i più numerosi e sono sempre... Iniziano ad andare via adesso che c'è un freddo cane. Sì, perché adesso siamo a fine novembre, domani è il 1° dicembre. Secondo me adesso siamo sui 7-8 gradi. Sì, e iniziano ad andare via, ma ce ne sono ancora comunque. E niente, bisogna... La mano ibernata. Bisogna perché... conviverci, bisogna conviverci. Sto tenendo il cavalletto, la mano ibernata. E la sta tenendo su neoprene. Esatto.